Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Oggi secondo episodio del crash course sulla ricerca di bug di valore che abbiamo iniziato in questo episodio qua con Fabrizio. Spero lo troviate interessante tanto quanto il primo, se non di più, ma direi passiamo subito la parola a Fabrizio, così ci farà vedere i bug che avete trovato voi o che avete trovato lui o comunque gli esempi che ci vuole portare. Ciao Triber, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Triber's Life con il nostro crash course. Andremo a vedere dei bug veramente particolari che ovviamente possono essere trovati essendo un po' più curiosi e un po' più smaliziati. Bene, cominciamo subito. Andiamo a vedere un comportamento classico che è quello del pop-up dei cookie policy. Normalmente viene visualizzato a centro pagina in modo tale che l'utente possa accettare o meno oppure cambiare le varie opzioni e quindi poi accedere alla landing page. Come possiamo vedere, se lo andiamo a visualizzare con Chrome, il pop-up è appunto al centro e andando a fare le nostre scelte si accede direttamente alla landing page. Andiamo a fare la stessa cosa con Firefox. Come vedete il caricamento è normale, se non che a un certo punto noterete come se ci fosse un layer sopra la home page. Bene, quello è proprio il pop-up che però non è visibile. Se facciamo uno zoom, quindi riduciamo la visibilità della pagina, ad esempio al 30%, notiamo che il pop-up c'è e da qui potremmo fare la nostra scelta. Ma è ovvio che un utente arriva alla landing page e non riesce a togliere quella che è il pop-up e quindi fare la scelta e procedere con l'accesso alla landing page. Questo è un bug grafico che impatta veramente tanto, perché un utente più smaliziato andrebbe a fare lo zoom magari per capire qual è il problema, ma un utente normale rimarrebbe lì e non saprebbe come procedere e quindi non potrebbe neanche arrivare alla landing page del website. Andiamo a vedere un altro bug. Torniamo nella landing page, facciamo uno scroll down e andiamo nel footer. Arrivati nel footer facciamo clic su configura online il tuo rig e entriamo in quella che è una bella funzionalità che questo website propone, ovvero configurare in maniera interattiva il proprio rig e quindi poi, dopo averlo costruito in base alle proprie esigenze, aggiungere ovviamente al carrello gli elementi che lo costituiscono. Quindi andiamo a selezionare un elemento, procediamo con la configurazione quindi anche della stanza, diamo delle misure e proseguiamo con quello che è la configurazione del nostro rig. Aggiungiamo degli elementi, quindi li prendiamo dal menu e li andiamo ad aggiungere e vado a cliccare qui in alto per avere l'anteprima degli elementi che voglio acquistare e faccio aggiungi al carrello. In questo caso dovrebbe andarli a caricare nel carrello in modo tale da poi procedere con l'acquisto, ma nel carrello non sono presenti gli elementi che io avevo aggiunto nel configuratore. Quindi anche qui un bug molto importante e di valore per il cliente. Quello che nasce come una feature molto importante si va a compromettere poi con un comportamento di questo tipo. Andiamo a vedere un altro bug interessante. Normalmente quando uno non è un utente registrato può aggiungere dei prodotti al carrello e magari facendo il login ritrovarseli nel carrello. Andiamo a fare un'operazione da utenti non registrati, come ad esempio aggiungere il preventivo. Come vediamo l'ha aggiunto al preventivo e me lo riporta anche qui in alto. Dopodiché andiamo a fare il login e appunto me lo dovrebbe mantenere all'interno dell'accesso da utente registrato e infatti eccolo qua. Adesso facciamo un logout e ci colleghiamo con un utente differente. Come vedete è ancora qui, lo vado a fare con un altro e non me lo dovrei trovare ovviamente anche in quello e invece eccolo qua, non si sgancia dalla sessione. Anche questo è un bug molto importante, perché se avessimo un computer condiviso questo impatterebbe su quello che è poi la gestione degli ordini che vengono fatti su account differenti. L'ultimo bug, anche questo molto particolare, qui in effetti c'è un po' un mix di errori però è davvero importante. Quindi abbiamo dei prodotti messi nella wishlist, li andiamo ad aprire per poterli condividere. Quindi entro nella wishlist, apro la lista dei desideri e come vedete posso fare clic su invia questa lista dei desideri. Faccio clic, inserisco un qualsiasi indirizzo valido email e faccio invia. Vado ad aprire la casella di posta legata appunto all'account per verificare se ci sono errori o meno. Noto che c'è un messaggio di email non inviata per un errore e in effetti mi ritorna l'errore che è impossibile inviare l'email al destinatario. Ovviamente l'indirizzo è corretto
e probabilmente non funziona il loro server di posta. Può essere un problema temporaneo, può essere un problema persistente, però comunque anche questo è un bel bug perché va a impattare su un qualcosa di non necessariamente importante rispetto al, per esempio, aggiungere al carrello, ma comunque che non permette di far funzionare correttamente una funzionalità presente nel website. Spero che i bug che vi ho mostrato siano di vostro interesse. Ovviamente sono bug molto particolari e escono un po' da quelli che sono i bug classici che siamo abituati anche sia a trovare che a vedere. Ovviamente il consiglio rimane sempre lo stesso: siate curiosi e cercate di andare a testare tutte quelle che sono le funzionalità che un website espone, andando a vedere se poi il comportamento è corretto. Ok, grazie mille Fabrizio di questa bellissima puntata, di questo bellissimo crash course. Ragazzi, come sempre, se avete un qualsiasi dubbio su quello che avete visto nel video o in generale, scrivetemelo nei commenti e io andrò a rispondervi. Detto questo, ragazzi, spero veramente che il video vi sia piaciuto e se è così lasciatemi magari un like così me lo fate vedere. Vediamo la prossima settimana in un nuovo video.